giorno a Fernando de Noronha. Oggi andiamo a vedere le due spiagge più belle e andiamo con l'autobus, dobbiamo solo capire dove è la fermata. Ora Mirko è andato a chiedere informazioni. L'autobus per arrivare qua è costato 5 reais, quindi circa 85 centesimi, come sempre Rebecca non paga, e poco, abbiamo fatto circa 10 minuti di autobus. L'autobus è sempre la versione più economica, possibile anche noleggiare un buggy oppure prendere un taxi. Queste sono ovviamente le strade selvagge dell'isola. Andiamo ad allietarci. Fernando de Noronha è un'area protetta e sito UNESCO e in più è un parco nazionale, quindi per entrare bisogna pagare una tassa al giorno che dipende dalla stagione in cui si viene, diciamo principalmente, e quindi sono all'incirca, adesso abbiamo pagato all'incirca un 15 euro a persona a giorno. In più, per entrare in alcune spiagge, che sono tutte diciamo le più belle ovviamente e protette naturalmente, bisogna pagare un'altra tassa che è di circa 60 euro per 10 giorni, quindi vale per 10 giorni a persona, i bambini non pagano, per poter appunto entrare in queste spiagge. Quindi qua, ed è possibile acquistarla anche su internet, tutte e due le tasse. Noi la prima per entrare nell'isola l'abbiamo acquistata direttamente in aeroporto quando siamo arrivati, si può pagare anche con la carta di credito, oppure si può fare online, e noi invece la seconda, quindi questa qua delle spiagge, l'abbiamo presa online. Poi ci sono alcune spiagge, in realtà solo due, in cui è necessario anche prenotarsi perché possono entrare solo fino a 50 persone al giorno. Questo lo fanno perché vogliono proteggerlo e perché mettendo un costo ovviamente arrivano meno turisti. Questo è davvero un piccolo paradiso terrestre, no? E noi siamo tanto felici di essere venuti a vederlo, soprattutto con i miei genitori, di esserci incontrati qua. Puoi pagare 5 reais, quindi 1 euro circa, e puoi farti ricaricare la tua borraccia con l'acqua ovviamente potabile. E allora questa è la mappa, noi siamo qua, il numero 1 è tutta la diciamo la triglia, quindi il sentiero che ti porta fino alla Baía do Golfinhos. Poi c'è la seconda triglia, che è questa, che ti porterà fino a Sancho, e poi l'ultima che ti porterà a vedere i due fratelli qua. In alcune playa non si può nuotare, per esempio in Praia do Golfinhos, che è quella dove andiamo oggi, è solo diciamo un mirante da cui si possono vedere i delfini da sopra, mentre invece in Praia do Sancho e Praia dos Porcos si può nuotare. Qua c'è anche tutta la distanza non è, le difficoltà sono tutte veramente basse. Distanza per arrivare al primo mirador sono 940 metri, per arrivare all'altro sono 320 e l'ultimo è 1100. Sono degli uccelli meravigliosi, sono alcuni tutti bianchi, altri sono bianchi con le ali nere e il becco azzurro, sembrano quasi tipo le sule che avevamo visto alle Galapagos. Quello grigio piccoletto. Guarda, eccolo. Visto che le barche non stanno ferme, è sinonimo che non li hanno trovati i delfini.
Alcune volte secondo noi, questo capitava penso nelle Galapagos, no, quando eravamo a Praia do Pipa, vedevamo che buttavano in acqua tipo degli avanzi di pesce per attirare i delfini, una porcheria che noi odiamo assolutamente, perché una delle prime regole della salvaguardia degli animali è non dargli da mangiare, altrimenti fai più male che bene, perché si abituano al cibo che gli danno gli altri e smettono di cacciare. Speriamo che qua non facciano lo stesso, anche perché È una zona protetta. Esatto, zona protetta, isola protetta, parco marino. Ma c'è di tutto, guarda che bello. Metà nero, metà bianco. Ma che spettacolo sti uccelli. Che belli che sono. Belli. Che bello. Bellissimo. Concentrandomi sul tuo amore sto molto meglio. Io, Abraham Lincoln, definisco questa terra patrimonio protetto. Ho parlato. Questo è il colore dell'acqua. Qua sempre al mirante dei Golfinos. Spettacolare. Abbiamo voglia di tuffarci, ma qua non si può. Dovremo superare altre rocce, continuare ancora per 1 chilometro e poi potremo tuffarci in quest'acqua meravigliosa. Che turchese. Bellissimo. E guardate dove siamo arrivati. Non ho parole per descriverlo. Allora, in questa spiaggia ci sono degli orari per venire, per evitare il sovraffollamento. Adesso sono le 10:30 e si può scendere dalle 11:30 a 12:30 e poi si può stare giù quanto tempo si vuole. Ci sono degli orari di salita, sempre delle fasce orarie, quindi si può stare 1, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, insomma quello che è. E adesso ci ha detto la responsabile del Parco Nazionale che possiamo andare a vedere intanto il mirante, che è la cartolina postale di Fernando de Noronha, e che sono 200 metri da qua. Facciamo delle foto e poi si può ritornare, così insomma nel caso beviamo qualcosa di fresco, abbiamo preso l'acqua e qualche snack per oggi, poi possiamo scendere in questo spettacolo. Nell'altra baia che andiamo a vedere adesso, che è Baia do Porcos, si può anche lì fare il bagno, però non si può arrivare direttamente da qua c'è solo un mirante. Andremo un altro giorno perché si passa da Cacimba do Padre, che è un'altra spiaggia che c'è qua. Insomma, abbiamo una settimana a Fernando e le vedremo tutte. Siamo arrivati. Oh, che meraviglia! Questa è considerata una delle 10 spiagge più belle del mondo ed effettivamente è la spiaggia più bella che abbiamo visto fino ad ora in questo giro del mondo. È magnifica, è commovente, bellissima, bellissima. Fernando de Noronha è un'isola vulcanica che si è formata all'incirca 2 milioni di anni fa e appunto la maggior parte di queste rocce sono in realtà immerse, sommerse nell'acqua, e l'arcipelago è formato da 21 isole, però questa è l'unica abitata da circa 3.000 persone e ci sono queste spiagge spettacolari, ci sono i delfini, le tartarughe, gli squali, sito UNESCO dal 2001 e area marina protetta dal 1988. È davvero incredibile. Ho voglia di scendere. Scendiamo.
não é permitido. Tabagismo na praia também não é permitido, ok? Si scende lì. Meraviglia! Guarda che meraviglia stiamo vedendo, Rebecca. Sembrava un gioco. Certo! È bellissimo! Ah, amore, che meraviglia! Ti piace? Ti è piaciuta la scala? La scala è la parte più divertente. Oh, no. Non siamo riusciti a fare il video, ma lo facciamo nel salire. Ed ecco qua sto mare. Ah, che mare, ragazzi. Che mare. Che mare. E noi eravamo là sopra. Ciao piccoletto, ma che zampe lunghe che hai! Mamma che bello, Ciao! Ora risaliamo dalla spiaggia. Salutiamo la spiaggia. Poi ti saluto. No, tu Sì, arriva. stiamo facendo Rebecca ha un ordine ben definito per salire. Sì, se Rebecca non segue l'ordine è molto triste. Ora arriva la parte più avventurosa, nel cuore della montagna. Abbiamo una formazione di attacco incredibile. Prima Milena, l'apripista. In realtà, come nei film di avventura, è la prima che muore.
il coraggioso Robert II, temerario, la bambina terza Rebecca, poi il sottoscritto, a chiudere tutto Elena, si è appena rotto uno zaino. Ciao, stiamo scalando. Ti piace? Sì, Ma- sembra un gioco. Vai. Ci sono 2 scale così. E Sembrano pazze. ci fai vedere come si fa a salire? Si fa così. Vai. Siamo quasi arrivati. Attaccati. Fatto? No, no. Era difficile? Sì, adesso ne arriva un'altra. Più difficile? Sì, e più le scale più grandi. Appena papà si è fatto male. Ho tirato una testata. No, ho tirato una testata. Arriva anche Elena. Occhio! Alza anche lei? Sì. Aiuto male. Sarà divertente con gli zaini, esatto. Poi ci sono io. Arriveremo in fretta e vi faccio vedere come si scala. Grazie Rebecca. Siamo quasi arrivati, papà. Grazie. Mi hai tirato un calcio in faccia. Ciao! Ti dà coraggio, no? Ora tocca a Elena. Amore, guarda. Emerge dal buco come una di quelle divinità dell'entroterra venute per rivendicare il suo regno. Fai un ruggito. E ora strada verso l'uscita.